Salve a tutti e bentornato sul mio canale Come Funziona Tutto. Io sono Raffaele. Oggi, come vedete, rispetto al primo video è cambiato il soffitto del mio studio. Voglio condividere con voi praticamente la realizzazione di questo controsoffitto in polistirolo leggero stampato. Vi farò vedere il tutorial passo passo come è stato realizzato. Se vi interessa mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo dopo, ok? Come vedete siamo sul tavolo da lavoro. Questo è il prodotto che oggi vi presento. È un prodotto che ho preso su internet, ovviamente su Amazon, un prezzo accessibilissimo. Ho comprato 18 metri quadrati per circa 56 euro, poi metto il link in descrizione così capirete di cosa parliamo. Questo è come si presenta il prodotto all'interno. È un semplice polistirolo praticamente stampato di 5 mm. Lo stampo fa sì che dà un effetto praticamente più accattivante e nello stesso tempo praticamente c'ha una sorta di insonorizzazione. Qua facciamo vedere come montarlo. Ovviamente i pannelli hanno un verso da rispettare, in questo caso non va bene. Come vedi, bisogna trovare la coincidenza perfetta della trama. Perfetto. Il dettaglio si vede praticamente come deve andare, quindi seguire passo passo questo montaggio fa sì che praticamente il risultato poi venga ottimo. Perlinato che ha fatto il suo tempo, ovviamente, quindi cercheremo di migliorare sia l'acustica che l'estetica e la luminosità, perché avendo un soffitto basso ovviamente se si mette qualche cosa di bianco o perlomeno chiaro fa sì che si dà più importanza al tutto. Ritorniamo sul tavolo da lavoro, usiamo un silicone antimuffa, neutro possibilmente, non acetico, giusto per non sentire la puzza. Tagliare il beccuccio, un pochettino di traverso, prendiamo il pannello, tendiamo qualche punto di colla. Un'altra cosa da tenere in considerazione è segnare dalla parte opposta dove va messo il silicone il verso praticamente come va montato il pannello in successione. Quindi ogni pannello va prima controllato la posizione esatta, poi si fa un riferimento con un pennarello o con qualche cosa per dar sì che si arrivi a, quando si monta il soffitto, avere subito l'idea della direzione della trama. Si parte ovviamente da un angolo della stanza, del soffitto, la parte più a squadro possibile ovviamente, la parte più dritta, e in ultimo tutti i tagli. La parte più a vista entrando da una stanza, quindi dalla porta, è la parte più lontana, quindi è la parte che salta subito all'occhio. Quindi se consideriamo questo punto di vista, ovviamente partiamo meglio. Continuiamo rispettando ovviamente la posizione della trama, piccoli colpetti. Già con la viscosità del silicone stesso praticamente il pannellino, che pesa pochissimi grammi, sta su tranquillamente, quindi non ci sono problemi di stacco, anche perché fare più punti, come avete visto, fa sì che ci sono molti punti di contatto, fa l'effetto ventosa, quindi un po' di attenzione sempre all'inizio ovviamente.
continuate sempre con la stessa procedura, più punti di silicone. Il silicone può essere anche di diverso colore, l'importante è che è neutro, che non porti odore sgradevole, perché per asciugare e andare via poi l'odore è un po' lungo. Come si comincia a vedere il risultato, già prende forma il soffitto da completamente scuro o marrone, insomma, con pochissima luce. La trama dà un effetto praticamente rilievo e questa trama praticamente funge anche da barriera sonora. Qui andiamo sui tagli praticamente delle parti più strette. Come vi dicevo prima, si parte con la lastra intera e si arriva praticamente a tagliare le parti poco visibili, insomma, dove ci sono i fuorisquadri, dove è finita praticamente la parete, dove ovviamente sarà a misura diversa, quindi si fa prendere la misura con l'utilizzo di una squadra. In questo caso qui c'ho una barra LED, sono stato obbligato a tagliare la lastra ed è il primo ostacolo superato egregiamente. Quindi dicevo, come barriera acustica già assorbe parecchio, oltre ad essere molto isolante, perché abbiamo uno strato di 5 mm più. Questo è il risultato finale. Credo che praticamente parli da sé. È molto semplice da installare, non ha problemi di sorta, non c'è granché da fare. Niente. Ci vediamo al prossimo video. Bentornati, come avete visto un tutorial molto semplice, praticamente alla portata di tutti, anche dei bambini. C'è la mia nipote che infatti faceva un po' di casino, comunque sempre buono che qualcuno ti segue, qualcuno impara praticamente a fare i lavori manuali. Mi è fatto piacere condividere con voi questa mia esperienza, realizzare questo studio dove mi sto accingendo a fare qualche video per spiegare come funzionano le cose e come funziona tutto per l'appunto per il mio canale. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, nei commenti scrivete praticamente quello che credete. Il canale è appena partito, quindi sta crescendo e ha bisogno anche dei vostri commenti, del vostro supporto, e ci vediamo alla prossima, ok? Ciao!